Quando, nel 1960, Jane Goodall giunge in Tanzania per studiare gli scimpanzé, il suo arrivo è dirompente nella storia della ricerca scientifica. Jane ha solo 26 anni, è donna, sembra fisicamente fragile e non è laureata. Si accampa in tenda con il suo staff e una troupe. Deve osservare gli scimpanzé da distante per non spaventarli, ma anche perché un maschio adulto ha 3 volte la forza di un uomo e potrebbe ucciderla in pochi secondi. Jane usa un approccio innovativo. Non identifica gli esemplari con i codici alfanumerici previsti dal mondo accademico fino a quel momento, ma sceglie nomi propri, come Fifi, Goliath, Flo. Lo fa anche perché ha notato che ogni esemplare ha una sua personalità ben delineata. C'è chi è socievole, chi giocherellone, chi aggressivo. Tra gli animali Jane distingue baci, abbracci, carezze, provocazioni, risse, giochi con il solletico. E nota che se uno scimpanzé vuole rassicurare un suo simile, allora gli accarezza il dorso della mano con le dita. In particolare c'è un animale che si mostra curioso e ben disposto con lei. Jane lo chiama David Barba Grigia, per via della barba brizzolata. Jane nota che Barba Grigia infila negli alberi dei bastoncini per farci salire sopra le termiti e poi mangiarsele. Ma non sceglie bastoncini a casaccio. David sceglie bastoncini specifici e li adatta per poterli poi infilare nei tronchi. Barba Grigia, in sostanza, si fabbrica da solo uno strumento, una prerogativa che fino a quel momento era ritenuta esclusiva degli esseri umani. In sostanza, Jane ha appena ridisegnato sia la conoscenza dei primati che delle origini umane. Dopo mesi, la studiosa tenta l'avvicinamento decisivo. Va a sedersi accanto a Barba Grigia e aspetta la sua reazione. Quando David allunga verso di lei un braccio peloso e potente, Jane chiude gli occhi. Cosa farà quell'animale così forte vicino a lei, così fragile? Ma Barba Grigia sfiora con le sue dita scure la mano pallida di Jane per tranquillizzarla e farle capire che è accettata. 2 specie animali hanno appena comunicato in un linguaggio comprensibile a entrambe. Un anno dopo la fine del suo lavoro, pur senza laurea, Jane Goodall ottiene un dottorato a Cambridge in virtù della sua straordinaria ricerca. La sua tesi verte sulla vita degli scimpanzé e racconta anche di David. Jane Goodall ha dedicato la vita allo studio del comportamento degli scimpanzé, ma anche alla riabilitazione degli animali orfani, alla lotta al bracconaggio, alla riforestazione, alla creazione di orfanotrofi in Africa e alla tutela dell'ambiente. È scomparsa pochi giorni fa, a 91 anni, lavorando sino alla fine. Ha affidato queste ultime parole destinate a un documentario post-mortem. Non perdete la speranza. Se perdi la speranza, diventi apatico e non fai nulla. E se volete salvare ciò che è ancora bello in questo mondo, se volete salvare il pianeta per le generazioni future, per i vostri nipoti, per i loro nipoti, allora pensate alle azioni che compite ogni giorno, perché moltiplicate per 1 milione, 1 miliardo di volte, anche le piccole azioni porteranno a un grande cambiamento. David è probabilmente morto nel 1968, 8 anni dopo l'incontro con Jane, per una malattia polmonare. Il giornale Time l'ho nominato fra i 15 animali più importanti mai esistiti. Questa storia è una riduzione di quella più ampia, inclusa nel mio libro Quello che non dicono, storie di animali che ci insegnano a essere umani, edito da Rizzoli.